Le energie della nuova Terra luglio 2011. Fine e inizio, l'unione sacra della luce divina. L'arcangelo Michele attraverso Celia Fen. Amata famiglia di luce, dopo i grandi cambiamenti che sono stati sperimentati a giugno, vi trovate ora in un processo di integrazione e di preparazione. State integrando il primo mezzo ciclo della nuova realtà e vi state preparando ad entrare nel primo ciclo completo della realtà di quinta dimensione mentre vi dirigete verso l'11 novembre 11. Nella linea temporale della nuova realtà sperimenterete il giorno fuori dal tempo il 25 luglio e poi il nuovo anno planetario il 26 luglio, quindi questo è davvero un momento di fine ed inizio. Amati, il giorno fuori dal tempo il 25 luglio è una giornata per rilasciare il passato e lasciare andare tutto ciò che non è più necessario per il nuovo ciclo. Dovete essere in grado di planare con grazia nel nuovo e così prendetevi del tempo per rilasciare semplicemente tutte le rabbie, le ferite e i dolori che si riferiscono al passato. Fate una lista del perdono, perdonate e lasciate andare. Ma fate anche una lista della gratitudine e siate grati per tutte le benedizioni che avete ricevuto in questo ultimo anno. Il 26 luglio inizia il nuovo anno planetario con l'apertura del portale della Porta del Leone. Questo evento, segnato nell'antico Egitto dalla levata eliaca della stella Sirio, è il momento in cui le energie archetipiche del dio e della dea, il divino maschile e femminile, si uniscono nel cielo in una sacra unione, sotto forma di Iside Sirio e Ra Sole. Questa sacra unione crea un equilibrio divino e produce i nuovi codici di evoluzione per il ciclo successivo. Si tratta di un bel simbolo per questo momento di grazia cosmica in cui la Terra riceve i suoi nuovi codici di luce o istruzioni dal cuore cosmico per il prossimo ciclo del tempo. In questo caso le istruzioni includono anche le coordinate celesti per l'allineamento con il centro galattico Grande Sole centrale, in modo che la Terra possa iniziare a ricevere i codici del risveglio galattico per il portale del 2012. Amata famiglia di luce, questo è un momento sacro in cui la luce divina fluisce nella Terra ed il nuovo si attiva nei vostri cuori e nelle vostre anime. Fine inizio il caos. Amata famiglia di luce, in questo momento molti di voi stanno sperimentando una grande pressione nelle proprie vite. Tutto sta cambiando e niente rimane uguale. Anche le strutture e le relazioni, che sembravano avere un grande valore, si stanno disintegrando e stanno cadendo a pezzi. Infatti, amati, questa è una parte del grande cambiamento. Quello che una volta esisteva e funzionava così bene nella vecchia realtà non funziona più nel nuovo. È come se ogni cosa venisse rovesciata e diventasse quasi l'opposto di quello che era prima. Tutto è sotto pressione per trasformarsi, per rinascere in nuove forme in linea con le nuove energie ed i nuovi codici di luce. Questo processo di fine ed inizio produce una grande turbolenza in sé, in voi stessi e nella vostra società. Immaginate come il vecchio muore e comincia a disintegrarsi. Le cose crollano, le persone perdono interesse, l'energia non sostiene più le vecchie strutture. Allo stesso tempo, le energie nascenti del nuovo sono molto potenti ed arrivano sul pianeta come onde di luce cosmica. Queste onde creano turbolenza quando incontrano le vecchie strutture, che si stanno disintegrando, come uno tsunami di luce spazzano via le strutture del vecchio. Molti hanno avuto questa visione per questo periodo, ma non si tratta di una distruzione reale della Terra o di un reale spostamento dei poli, ma di un grande lavaggio delle vecchie energie e strutture ed un capovolgimento di valori e di idee mentre questo tsunami di luce crea la nuova realtà. Amati, siete tutti invitati ad essere presenti alla grande cerimonia di inaugurazione della realtà della nuova Terra l'11 novembre 2011, il 12 dicembre 2012 e il 21 dicembre 2012. Quindi, in questo momento, state imparando a cavalcare le onde di luce cosmica mentre entrano nell'ologramma Terra. È come imparare a navigare nell'oceano, alcuni di voi sono già maestri e sono esperti anche se cadono ogni tanto, alcuni di voi sono ancora dei principianti, oscillano e cadono spesso, altri stanno ancora lottando per stare sulla tavola e cadono ogni volta che viene un'onda.
Basta sapere che siete tutti in questa fase di apprendimento e presto padroneggerete le abilità di cavalcare le onde cosmiche e starete al passo con i flussi dell'intelligenza creativa divina mentre trasmette i nuovi codici di luce. Custodi di saggezza e guerrieri spirituali di luce. Amata famiglia di luce, in questo momento, in questo flusso di cambiamento, le famiglie d'anima stanno diventando importanti, soprattutto per quelli di voi che appartengono ai gruppi d'anima dei custodi di saggezza e dei guerrieri spirituali. Naturalmente, la maggior parte dei custodi di saggezza sono anche guerrieri spirituali di luce, ma il gruppo d'anima Indaco, che è composto soprattutto ora da guerrieri della luce, i custodi della saggezza, sono operatori di luce chiamati ad insegnare, guidare e mantenere i codici di saggezza per l'umanità in questo momento di cambiamento, così come i custodi della saggezza tradizionale dei popoli indigeni della Terra. Insieme stanno mantenendo lo spazio sacro ed i codici di luce per la creazione di spazi sacri per ricevere i nuovi codici di luce e le nuove informazioni dalla sorgente divina. Questi ultimi sono meritevoli di rispetto, poiché la maggior parte di loro ha mantenuto la luce e la saggezza per molti anni e sta lavorando sodora per mantenere la luce per quelli che si stanno trasformando e risvegliando nella coscienza superiore di quinta dimensione e nell'unità di coscienza. I guerrieri spirituali sono quelli che si sono risvegliati e capiscono veramente che essere risvegliati significa essere radicati e collegati alla terra ed essere pronti a trasformare le proprie parole in azioni nel modo in cui vivono e interagiscono con gli altri. Onorano la terra come la loro madre e si potenziano in modo da poter servire al meglio il proprio scopo d'anima sulla terra in questo momento. Come esseri risvegliati sono appassionati del loro scopo spirituale e del modo in cui vivono la loro vita per servire la luce sulla terra. Ognuno di questi gruppi mantiene la luce oggi per l'umanità mentre vi spostate verso i passaggi per la coscienza superiore. Coloro che esprimono questa energia sono anche conosciuti come i guerrieri dell'arcobaleno della tribù della terra, si riuniscono per celebrare la sapienza, l'amore, la bellezza, i rituali e le cerimonie della luce. Amati, è il momento di unirvi con la vostra famiglia d'anima e risvegliare la canzone della vostra anima e la danza del vostro spirito mentre servite il grande cambiamento e l'ascensione della terra nella coscienza superiore. È davvero un finale ed un inizio. L'Arcangelo Michele